Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Nel video di oggi andiamo a vedere insieme che cosa sono le aste parachain su Polkadot che verranno lanciate a partire dall'11 novembre. Andiamo a vedere il loro funzionamento e di cosa si tratta dopo la sigla. Le parachain su Polkadot sono una delle componenti più importanti di tutto il suo network e vanno a rappresentare delle diverse blockchain che si vanno a collegare alla chain di Polkadot. La prima asta parachain, come ho detto prima, inizierà proprio l'11 novembre 2021. Dall'11 novembre il primo slot avrà un auction una alla settimana. Come vedete infatti il lotto 1, la prima asta inizierà l'11 novembre, la seconda il 18 novembre, la terza il 25 novembre, la quarta 2 dicembre, la quinta il 9 dicembre. Mentre per il secondo lotto non sarà più di una alla settimana, ma come vedete in sovraimpressione la prima inizierà il 23 dicembre, poi il 6 gennaio, 20 gennaio, l'asta numero 9 il 3 febbraio, 17 febbraio la numero 10 e il 3 marzo la numero 11. Ma cosa servono queste aste parachain? Praticamente sono delle possibilità che vengono date agli sviluppatori di terze parti di poter costruire una chain, di potersi integrare sopra Polkadot, e per poter accedere a questo servizio bisognerà vincere degli slot. Attualmente Polkadot conta 100 slot disponibili, quindi vuol dire che 100 progetti che si possono integrare alla catena di Polkadot. Come abbiamo visto, il primo lotto disponibile andrà a contenere 5 aste che si daranno, chiamiamo così, battaglia per aggiudicarsi questo lotto. E questi progetti, per potersi aggiudicare lo slot, devono andare a vincere un'asta. Alla fine vince ovviamente chi punta di più e per puntare serve il token DOT. Una volta vinto quello slot, il progetto lo va a bloccare per 2 anni circa. Alla scadenza dei 2 anni, se vuole continuare a utilizzare quello slot, dovrà di nuovo rivincere l'asta. La figata per noi utenti è che questi progetti, gli sviluppatori, per poter aggiudicarsi questi slot, possono chiedere l'aiuto degli investitori. Quindi noi, una volta visto l'elenco delle aste che sono disponibili, se vogliamo sovvenzionare, se vogliamo aiutare quel progetto affinché venga listato, noi possiamo andare a impegnare i nostri DOT. Quindi così facendo andremo a vincolare i nostri DOT, e questo sistema viene chiamato crowd loan, e ovviamente in cambio gli sviluppatori, in cambio i progetti, per ringraziare gli utenti che hanno prestato questi DOT per fargli vincere uno slot, li ripagheranno con dei token nativi del progetto. Infatti, proprio come vediamo sul sito ufficiale di Polkadot Network, per fare un'offerta in un'asta, il team di parachain accettano di bloccare una parte dei token DOT per la durata del contratto di locazione. Ovviamente, mentre i DOT sono vincolati, non possono essere utilizzati nell'attività di staking o essere trasferiti. Per quanto riguarda i crowd prestiti, alcuni team di parachain finanzieranno la loro offerta dell'asta con l'aiuto di una campagna di crowd loan che consente loro di accettare contributi dai titolari di DOT. I contributori di crowd loan ottengono i loro DOT indietro alla fine del contratto di locazione, e i team di parachain possono scegliere di premiarli in vari modi, inclusa una distribuzione del token attivo della parachain. Ogni slot della catena può essere affittato per una durata massima di 96 settimane. Quando si farà un'offerta per uno slot per le parachain, possono scegliere la durata del contratto di locazione, selezionando l'intervallo continuo di incrementi di 12 settimane. Noti come periodi di locazione. Più parachain possono vincere una singola asta se fanno offerte con successo su periodi di locazione non sovrapposti. Un portale molto utile per tenere sotto controllo le aste e i progetti è Dot Market Cap. Andando ad esempio nella sezione Ocean possiamo andare a vedere quelle che ci sono state su Kusama e quelle che poi verranno lanciati su Polkadot. E in questa schermata vediamo che abbiamo il countdown di 27 giorni, 3 ore e 36 minuti al momento della registrazione di questo video. Un altro sito interessante per seguire l'ecosistema di Polkadot, che vi lascerò in descrizione ovviamente, è Polka Project. Come vedete al momento ci sono 496
progetti su Polkadot. Simile al portale che vi ho fatto vedere precedentemente, possiamo andare a vedere il prezzo di Polkadot e andare a selezionare tutte le categorie dei progetti che sono anche riportate in alto, e possiamo poi andare a cliccare su Crowd Loan e andare a vedere poi le parachain che verranno lanciate. Possiamo andare a selezionare ad esempio i portali e i progetti per gli NFT, i bridge che sono una cosa importantissima, i progetti su DeFi, e se andiamo ad esempio a cliccare su SeFi vediamo Kraken Parachain Slot. Se noi clicchiamo su Kraken Parachain e andiamo a visitare il sito web, vediamo che grazie a Kraken potremo andare, depositando Polkadot o Kusama, potremo andare a partecipare a questa raccolta, a questo prestito da parte di noi utenti verso i progetti che utilizzeranno le nostre valute per aggiudicarsi gli slot. Ci tengo a ricordare che alla fine del periodo di blocco che è stipulato nel contratto di un progetto, qualora vincesse lo slot, sia Polkadot che Kusama ci verranno restituiti. Comunque non vi preoccupate, perché vi terrò aggiornate sulle parachain di Polkadot, ma soprattutto su come poter partecipare per ottenere le ricompense che verranno assegnati dagli sviluppatori dei progetti che avranno bisogno dei nostri fondi. Il vantaggio rispetto a Ethereum di avere questa tipologia di aste parachain per poter costruire sopra la propria rete è che Ethereum, avendo possibilità infinite, chiunque può costruire sulla rete ETH, sia progetti ovviamente seri più che validi, ma anche progettini non proprio all'altezza delle aspettative. Polkadot, avendo degli slot limitati, quindi per accaparrarsi questi slot, i progetti per riuscire a costruire il loro ecosistema devono avere un interesse ovviamente conclamato e una potenza comunque economica non da poco, perché devono ovviamente puntare i propri DOT, sia che quelli che detengono, ma soprattutto anche quelli che vengono inviati dagli utenti finali. Questo va a significare che il vincitore dell'asta, il vincitore dello spazio su cui costruire, avrà una portata economica tale da poter quasi garantire il completo funzionamento del proprio progetto e un grandissimo sviluppo. E va da sé che se un progetto, come ben sappiamo, con token annesso riesce a sfondare sul mercato, anche il proprio token nativo potrà acquistare un valore, e questo si trasforma in un vantaggio soprattutto per noi utenti che decidiamo di prestare il nostro token DOT. Bene ragazzi, siamo arrivati alla fine del nostro consueto appuntamento, spero che il video vi sia piaciuto e l'abbiate trovato utile. Come sempre vi invito ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, ad unirvi alla mia community Telegram e lasciarmi un like e commentare i miei video per aiutarmi con l'algoritmo di YouTube. Grazie a tutti, a presto!